Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi con questo breve video volevo parlarvi ancora, l'ho già fatto l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, di mangiatoie e cibo per gli amici animali che si trovano in difficoltà poi durante i mesi invernali, autunnali, tardo autunno, inverno. Vedete che qui io ho le mangiatoie, 2 mangiatoie che andrò domani a riempire di semi, in più ho appeso delle noci di cocco. Erano piene di semi tenuti insieme da un po' di grasso, ma alla fine le hanno praticamente svuotate. E in più oggi ho sistemato questa palla di grasso che hanno già cominciato a forare cercando qualcosa da mangiare. E in più dentro questa mangiatoia io faccio sempre una divisione tra pastone per uccelli insettivori e semi di girasole per quelli che invece gradiscono i semi, come le cince ad esempio. Ho voluto creare questo video per fare 2 raccomandazioni. Una ha veramente un'importanza enorme, l'altra va un po' sul quanto noi siamo coscienti sulle cose che fanno bene e le cose che fanno male. Allora, partiamo da questa, dall'ultima, ovvero adesso ci avviciniamo al periodo di Natale e quindi avremo nelle nostre tavole panettone, pandoro, pane in abbondanza, farine. Ecco, questi alimenti, soprattutto perché sono alimenti industriali, non fanno assolutamente bene ai nostri amici animali. Io in questo video parlo di volatili. Quindi somministrare il pandoro, il panettone e grandi quantità di pane è veramente un qualcosa che può creare un danno a questi animali. Anche perché quel poco che gli si può dare, perché poi un pochettino possiamo darglielo, andrebbe prima fatto seccare per bene, tipo il panettone, se vogliamo dargliene un pezzettino ai nostri passerotti, ad esempio, facciamolo prima seccare per bene. Facciamo sempre seccare tutto per bene, che si sbriciola. Ecco, queste briciole possono essere date poi, magari, che ne so, per una volta ai passerotti, ma non in quantità industriali, ne diamo una manciatina. Questo perché, appunto, come dicevo, panettone, pandoro, pane, ma soprattutto panettone e pandoro hanno all'interno anche tantissimo zucchero e quindi lo zucchero è un alimento che agli animali non gli fa assolutamente bene, non fa bene a noi. Pensate se può far bene ad un animaletto piccolino, veramente un qualcosa che può creargli un danno enorme. E quindi proibitivo pandoro e panettone. Li abbiamo comprati, abbiamo preso la cosa che dovevamo comprarci, questo dolce, e ce lo finiamo e ce lo mangiamo, abbiamo speso anche dei soldi. Per loro piuttosto riserviamo, se proprio vogliamo, se avanza qualche cosa sulla tavola, magari dopo il cenone di Natale avanzano delle briciole di pane, ecco, questo possiamo mettere nel balcone, qualche animaletto o qualche uccellino verrà a mangiarsi qualche briciola di pane. Ma quello non è l'alimento da dare agli animali se decidiamo di cominciare a dare da mangiare agli uccelli. Quello non è l'alimento che fa per loro. Scegliamo sempre qualcosa che ha a che fare con la natura, quindi possiamo scegliere. E bisogna poi fare un piccolo investimento, perché poi costano questi alimenti se decidiamo di intraprendere questa strada. Semi di girasole, pastone per uccelli insettivori, arachidi, non quelle salate nei barattoli, ma arachidi col guscio, normalissime, possiamo somministrare anche quelle. Possiamo somministrare delle noci. Anche le noci sono molto gradite sia alle cince che al picchio rosso, ad esempio, che è molto attratto dalle noci. Adesso qui sto vedendo che mentre parlo, siccome ho sistemato questa palla di grasso, stanno cominciando ad arrivare degli animali che mi guardano in lontananza. Vedo un fringuello e delle cince anche, prima avevo anche una cincia qua dietro. Comunque ricordiamoci sempre proprio l'importanza dell'alimento che noi diamo ai nostri amici animali, perché le cose industriali che già fanno male a noi sono veramente deleterie per questi poveri animali che poi dopo sono costretti a mangiarle perché fa freddo, quindi vengono a mangiare quello che noi gli diamo. Quindi se abbiamo dei passerotti, piuttosto possiamo provare a dargli magari dei semi di miglio che possiamo acquistare e quindi possono essere graditi magari. E quindi cerchiamo sempre di dargli degli alimenti che sono naturali il più possibile, ma non industriali. Quindi pandoro e panettone, se ne avanza cerchiamo di finircelo, anche perché è buono, dai, una bella fetta di pandoro o panettone a colazione nel periodo natalizio è veramente spettacolare, quindi lo abbiamo acquistato e cerchiamo di finirlo, non diamoglielo ai nostri amici animali.
La regola più importante però in assoluto è quello che quando cominciamo a dare da mangiare agli uccelli non dobbiamo smettere fino alla fine dell'inverno, perché si crea veramente una dipendenza. Loro verranno a cercare nella mangiatoia il cibo perché diventerà il loro grande punto di riferimento nei mesi invernali, e quindi è qui che loro verranno a trovare il cibo. Se noi dopo un mese di somministrazione ce ne freghiamo e lasciamo tutto così perché ci siamo stufati, perché non ci diverte più, ad esempio, può anche capitare, questi animali si trovano senza cibo, e in mesi invernali freddi e con la neve vuol dire morte. Questi animali sono destinati a morire perché non sono più in grado di cercarselo in natura. E quindi attenzione, perché facciamo un grande danno alla natura. Quindi cominciamo a dare da mangiare ai nostri amici animali e proseguiamo fino alla fine dell'inverno. Quando arriverà la fine dell'inverno, pian piano li diamo sempre meno, sempre meno, sempre meno, così si crea un qualcosa di armonico tra il distacco dalla mangiatoia verso di nuovo quello che è l'ambiente naturale e la ricerca di cibo in natura. In questo modo gli uccellini si troveranno già con, per quello che riguarda gli insettivori, torneranno a volare un sacco di insettini nella primavera, quindi andranno a mangiare quelli, non verranno più nella mangiatoia. E per quello che riguarda invece semi ed altro, ci saranno poi altre cose da mangiare per gli uccelli che vogliono questo tipo di alimento, troveranno semini ed altro poi in giro. Ma l'importante è non interrompere, ma proseguire fino alla fine dell'inverno. In questo modo noi garantiamo anche la vita dei nostri amici animali e possiamo godere poi per tutto l'inverno, sempre, ogni volta che scendiamo giù in giardino a dare da mangiare, uno spettacolo che è quello dell'arrivo di tutti questi uccellini che vengono veramente a pranzare con i semi che li abbiamo messo noi. Quindi mi raccomando, la regola più importante è questa: non interrompete la somministrazione di cibo e andate avanti fino a fine inverno. È molto semplice. Se per caso diamo già da mangiare da 2 mesi ai nostri amici animali e magari poi dobbiamo partire per una vacanza di una settimana, mettiamo qualcosa in più nella mangiatoia, questo basterà per qualche giorno, quando torniamo troveremo la mangiatoia completamente vuota, allora lì andremo a riempirla di nuovo. Qualche giorno di digiuno, diciamo di dimenticanza, può starci anche durante l'inverno. Io non sempre vengo a dargli da mangiare, cerco sempre di dosare in base al numero di animali che vengono nella mangiatoia, e poi ogni tanto li lascio anche un pochettino a digiuno, magari per un giorno, magari non glielo do, ma il giorno dopo poi abbondo di nuovo. Così loro sono sempre portati a cercare qualcosina poi in natura e non perdono questa abitudine. Facendo così ho notato che comunque tutte le volte che vengo qui poi c'è tutta questa orda di uccellini che arrivano veramente e riempiono questa pianta con uno spettacolo fantastico di animali che vengono a mangiare. E in più c'è anche la curiosità che a seconda di ciò che somministriamo vediamo arrivare poi magari degli uccellini che non sapevamo neanche di avere intorno a noi perché non ci abbiamo mai fatto caso. Questo era capitato a me con il picchio muratore, che non è un picchio ma è un passeriforme con questi colori bellissimi. Ho scoperto che gli piacevano le arachidi, infatti quando mettevo le arachidi arrivavano le cince e poi guardavo e mi sono detto ma quella non è una cincia, ed era molto strano quell'uccellino, ed era un picchio muratore, perché io abitando qui in collina comunque di animali ce ne sono veramente di tanti tipi. In più, quando c'è tutto questo frastuono di cinguetti e tutto questo gran svolazzare di uccellini, altri uccellini che sono intorno, se abitiamo in zone boschive, tipo la zona dove abito io, altri animali che difficilmente arrivano alle mangiatoie possono venire a visitare che cosa sta succedendo. Ed ecco ad esempio che 2 anni fa, somministrando tutti i giorni il cibo agli animaletti, avevo attirato anche il regolo, che non andava nella mangiatoia a cercare cibo, ma cercava cibo su questa pianta, magari muovendosi un po' su qualche ramo, perché probabilmente trovava qualche insettino magari ficcato in mezzo alle insenature, alle spaccature della corteccia. E si sentiva al sicuro perché vedeva che c'erano tutti gli uccellini qui che mangiavano dalla mangiatoia, quindi è arrivato anche lui. E quindi è un modo per attirare anche qualcosa di diverso che non andrà nella mangiatoia, ma che può darci l'opportunità di goderci anche uno spettacolo. E il regolo, piccolino così com'era, era veramente fantastico. Il regolo cerca di arrivare, se poi trova una zona di protezione con un po' di fronde, delle piante un po' chiuse. Ad esempio se abbiamo un pino in giardino, il regolo sicuramente si andrà a infilare dentro il pino vicino alle mangiatoie, perché lì si sente al sicuro. Insomma, dare da mangiare agli animali è sempre uno spettacolo, impariamo tantissime cose e in più godiamo veramente dello spettacolo di questi animali. E ancora,
entriamo nella conoscenza di ciò che ci circonda, perché attiriamo veramente delle cose che non sapevamo neanche di avere attorno a noi. Io con questo chiudo, non voglio fare un video molto lungo e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. E mi raccomando, pandoro e panettone, mangiatelo a colazione, ma non datelo a questi animaletti perché hanno bisogno di qualcosa di naturale. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!